Ciao a tutti e ben ritrovati o benvenuti su questo canale. In questa sessione costruirò un'esca molto particolare, comunemente conosciuta col nome di Eji, che è un termine di origine giapponese, in italiano è conosciuta col nome di Totanara ed è l'imitazione nelle movenze e nella forma di un gambero. Mi sono riportato, grazie a una dima precedentemente costruita, la forma dell'Eji che andrò a sgrezzare. Approfitto di queste operazioni preliminari per raccontarvi in breve le origini di quest'esca, che sono veramente antiche e curiose. Siamo nel Giappone di 300 anni fa circa e leggenda o storia vuole che un pescatore notò in mare un grosso calamaro aggrapparsi a un pezzo di legno bruciacchiato. Il pescatore ovviamente intuì che forse quel calamaro aveva scambiato il pezzo di legno per un pesce e da lì venne l'idea di costruire un'esca usando del legno bruciato per attirare i cefalopodi, calamari in particolare. I primi eggi vennero poi infatti costruiti con dei pezzi di legno bruciato ai quali venivano attaccati per farli affondare delle pietre o dei pesi. In coda venivano attaccate delle punte di metallo a cui i cefalopodi, seppie, calamari, polpi poi si sarebbero dovuti attaccare. Avrete notato che questa della sagomatura iniziale dell'esca è un'operazione che io svolgo prevalentemente a mano. Mi concedo veramente pochi strumenti elettronici. Uno è il Dremel, che reputo veramente essenziale con tutti i suoi strumenti per questi piccoli lavori. L'altro è il trapano. Molti costruttori utilizzano seghe a nastro o levigatrici orbitali. Io purtroppo, lavorando in un ambiente molto piccolo, non mi posso permettere di avere tutti questi strumenti perché creerebbero troppo ingombro. Ma non costituisce questo un problema, perché comunque sgrezzare il legno a mano con l'utilizzo di un taglierino è una cosa che mi piace molto. Come non detto, forse il posto per una sega a nastro prima o poi lo trovo. Come vedete, la sagoma dell'artificiale ha ormai preso forma e, come mia abitudine, vado a levigare un po' il tutto. Il passo successivo è quello di tracciare sull'artificiale delle linee guida grazie all'utilizzo di quella che viene chiamata con termini strettamente tecnici una zeppetta in legno. Queste linee mi aiuteranno a stondare l'artificiale in modo preciso in testa e in coda e sulla parte del dorso e della pancia.
Queste linee guida inoltre mi aiutano in modo preciso a individuare perfettamente al centro dell'artificiale il posto in cui andrò ad effettuare lo scasso in cui sarà inserito il piombo, nonché il foro in cui andrà posizionato l'occhiello di testa e il buco in coda in cui alloggeranno le ancorette. Questo è il foro in cui verrà inserito poi il piombo, ovviamente in prossimità della testa, posizionato in modo che l'artificiale, una volta che sta sul fondo del mare, stia appoggiato di testa, mentre il resto del corpo più leggero fluttuerà verso l'alto, consentendo così all'artificiale di stare nella posizione di circa 45 gradi, con la coda all'insù e la testa appoggiata sul fondo. In genere in prossimità del piombo di testa pratico un altro foro in cui inserire ulteriore piombo. Questo permetterà all'artificiale, che è in legno di tiglio, un legno molto leggero, di rimanere aggrappato al fondo, così da scongiurare il rischio che l'artificiale risulti troppo leggero, anziché stare appoggiato al fondo galleggi in acqua. È arrivato il momento di dare una forma definitiva, quindi eliminare tutte le parti in eccesso sui fianchi e dare all'artificiale quella che sarà poi la sua forma definitiva.
l'inserimento dell'occhiello di testa basteranno poche gocce di Attack, stando attenti a farle penetrare perfettamente nel fondo del foro. Questo è l'ulteriore piombo che io metto sempre, di cui vi parlavo prima, e a questo punto posso anche inserire il piombo vero e proprio in testa, quello che darà l'assetto e l'artificiale. Adesso si possono sigillare tutti i buchi fatti finora con l'utilizzo dello stucco bicomponente. Faccio ora i fori dove alloggeranno gli occhi e subito dopo inizio a tracciare le linee che mi aiuteranno ad incidere il gambero. Vorrei praticare delle incisioni che ricordino un po' la corazza del gambero.
operazione, questa qua abbastanza lunga e di precisione, per cui è bene aiutarsi con l'utilizzo di un bisturi chirurgico. Almeno io così mi trovo bene piuttosto che con un normale taglierino. Una volta carteggiato tutto quanto e rifinito e lisciato, si passa alla chiusura dei pori tramite colla cianoacrilica. Perfettamente sigillato e a prova di ogni infiltrazione di acqua, l'artificiale a questo punto può andare in vasca per una veloce prova nuoto. Come potete vedere, l'artificiale appoggia sul fondo di testa, mentre la coda, per via del fatto che è più leggera, va verso l'alto, conferendo così all'artificiale la sua classica posizione a 45 gradi. Noterete inoltre il fatto che l'artificiale ricada verso il basso in modo molto lento. Questo è essenziale perché tanti cefalopodi come il calamaro attaccano l'artificiale mentre è in caduta, quindi quando si è appena lanciato l'artificiale va verso il fondo. È il momento della prima mano di resina prima dell'applicazione del colore. Per asciugare ci metterà all'incirca un giorno, ma tante volte, dipende dal clima e dalla temperatura, è meglio aspettare qualche giorno prima di poterlo riverniciare. Inizio la verniciatura dando del blu sul dorso e sugli intarsi che avevo creato, a seguire del verde e poi darò dell'arancione trasparente che non coprirà il colore che ho dato precedentemente.
per creare un po' di contrasto con l'arancione do sulla pancia un po' di bianco metallizzato. Rifinisco la parte del dorso con dei colori cangianti a seconda di come li colpisce la luce per dare un po' di brillantezza. Per fissare gli occhi uso una resina UV e per accelerare il processo di catalizzazione uso un'apposita lampada. È arrivato il momento della resinatura finale, farò prima una mano e a seguire, dopo un paio di giorni che la resina sarà asciutta, un'ulteriore mano. Uso un aggeggio simile al Dremel e il taglierino per ripulire gli occhielli dai residui di resina. Come spesso capita, parallelamente mentre lavoro
ad un progetto porto avanti altri lavori, magari non sempre filmandoli. Quest'edge ad esempio è del tutto simile a quello che è in oggetto in questo video, però ho usato delle colorazioni diverse, in questo caso il blu e il viola. Poi ci sono anche alcuni edge che ancora devo dipingere o addirittura resinare. Alcuni sono stati incisi col pirografo per creare una livrea direttamente sul legno e poi verranno dipinti con colori trasparenti che la esalteranno. Altri sono rattle con piombi interni mobili che aiutano sia durante il lancio sia per creare rumore. Poi ce n'è uno addirittura con i piombi visibili. Ho applicato una maschera trasparente, magari la costruzione di questo tipo di artificiale sarà oggetto di un prossimo video. Questo è tutto per ora, io spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso lasciate un like, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale e io vi do appuntamento alla prossima esca.